Bentornati amici sull'arte del fatto a mano e un benvenuto a chi per la prima volta si sta avvicinando ai miei tutorial. Grazie a tutti. Allora, due parole velocissime stamattina. Mi sono alzata, sono le 5:45 di mattina, c'è un bel temporale, si sta rinfrescando l'aria in maniera veramente significativa. Quindi mi sono svegliato e ho detto è ora di cominciare il tutorial del poncio, perché è un po' che se ho lì in cantiere, però continuava a far caldo e ho atteso un periodo. Stamattina penso che sia arrivato il momento di cominciare dei ponci. Quindi mi sono appunto svegliata e sono qua per la registrazione del tutorial. Quindi stamattina andremo a realizzare insieme un poncio K, facilissimo da realizzare, con un punto semplice, appunto perché lavorando un filato con queste sfumature già parlano da sole, non necessita di lavorazioni eccessive. Un punto semplice, come vi ho detto, e vaporoso, in rilievo. Mi sembra che sia il punto adatto con delle colorazioni di questo genere. Allora, due parole sul filato. Io sto utilizzando due cake, una l'ho già utilizzata completamente, poi vi farò vedere e vi spiegherò perché mi sono fermata col tutorial. Allora, la cake protagonista è una cake della Yarnar, si chiama Flower Merino, è una cake che mi ha soddisfatto particolarmente perché anche se ha una metratura notevole, perché sono, vedete, 225 grammi, sono 590 metri, vedete qua, sono 25% wool, naturalmente merino, lo dice la cake, e 75% acrilico. Nonostante abbia questa metratura, ha un volume, diciamo uno spessore, il filato che si lavora è molto pomposo, si lavora con il numero 5 e quindi mi ha dato una bella resa. Questa appunto Flower Merino e della Yarn Art. Cosa vi posso dire? Qua dice di utilizzare 4,5 e 5 dell'uncinetto, infatti io sto utilizzando il 5. Dove io ho trovato questa bellissima cake? L'ho trovata sul sito online unfilodipassione.it. Questo è il foglietto che troverete all'interno di ogni vostro acquisto per ringraziarvi della fiducia che avete dato a questo sito online, veramente ottimo. Quindi vi metterò tutti i link nelle info sotto il video, c'è una freccettina sotto il video che cliccando accederete a delle informazioni che potrebbero essere molto utili per aiutarvi, ecco, nella confezione di questo poncio. Quindi mi servirà un uncinetto del numero 5, una forbice e un metodo a sarta. Non ci sono marcapunti, non c'è ago da lana perché non ci sono cuciture, è una cappa, perché sapete io amo in particolar modo i ponci diciamo sul rotondo, perché quando mi metto quelli a punta sono belli, però mi rimangono tutte le braccia scoperte e sento freddo, quindi siccome lo sto facendo per me questo poncio, ho optato un'altra volta per un poncio rotondo con comunque una buona vestibilità. Allora, questo poncio è una taglia unica che può andare dal 40 fino al 50. In caso di taglie maggiori vi farò vedere come aumentare i motivi all'inizio proprio nel primo, sulla catenella d'inizio. Ecco, questa è una cake che ho già lavorato, la lavorazione, vedete, del poncio è una lavorazione in rilievo. Mi dispiace perché comunque questa mattina sto usando la luce artificiale, risulta un colore eccessivamente forte, ma è molto più delicato, questa cake è molto più delicata dal vivo. Vedete che ci sono queste bombature che danno un gioco anche nel cambio di colori. Allora si parte quindi da una catenella di inizio piuttosto larga, perché poi andremo a fare una banda in punto elastico che scenderà appunto
diciamo prima delle spalle, volevo fare qualcosa di un po' diverso. Allora, il multiplo di 4 per questa taglia che è fino alla 50, catenella multiplo di 26 motivi, quindi 26 per 4, 104. Non ci sono suddivisioni davanti e dietro, quindi potete fare tutti i motivi che volete senza problemi, dispari, pari, non c'è problema. In caso di aumentare la taglia o anche diminuirla, perché si può fare anche per una bambina, dovete giocare sulle 4 catenelle, quindi 4, il multiplo 8, 12 catenelle in più oppure in meno, perché è un multiplo di 4, semplicissimo, quindi è veramente una cosa semplice. Poi andremo ad unire qui con un bordo molto alto. Per chi volesse lo può fare anche più alto e risvoltarlo, quindi questo bordo elastico, quindi secondo me dovrebbe uscire qualcosa di carino. Allora adesso vi faccio vedere come ho lavorato io. Ho iniziato dalla parte centrale, vedete qua c'è un easy start comodissimo, quindi non avete difficoltà a trovare, diciamo, l'inizio del bianco. Ho iniziato, vedete, col bianco e ho terminato una cake, vedete, e mi sono fermata. Perché? Perché prima di continuare sul fondo del poncio ripartiremo dal bianco, vedete, dal bianco centrale, e proseguiremo col bianco, perché attaccandoci qua con il marrone non mi sembrava bello, quindi ripartiremo con il bianco, vedete. Adesso prima vi faccio vedere naturalmente il punto, però quando voi avete lavorato una cake intera con questo punto, vi fermate, come mi sono, vedete, fermata io qua in fondo sulla parte marrone, e ripartiremo con il bianco per questa banda in punto elastico che va lavorata sulla parte della scollatura. Bene, adesso iniziamo il tutorial e vi faccio vedere su un multiplo inferiore la lavorazione. Comunque è sempre uguale, faremo, non so, un multiplo di 4, però questo poncio è realizzato su 104 catenelle. 104 catenelle. È una lavorazione di 1, 2, 3 giri che si ripetono fino alla lunghezza desiderata. Ecco, per fare il campione partiremo sempre dal bianco, perché anch'io sono partita con il bianco, dopo vabbè disferò il campione e comincerò la scollatura. Allora andiamo a tagliare il nostro easy start e cominciamo con il nodo d'inizio facendo un multiplo. Vediamo cosa possiamo fare. Faremo 6 motivi, facciamo 24, quindi 6 per 4, 24 catenelle per farvi vedere il campione, che comunque la lavorazione è sempre la stessa. Quindi partiamo con le 24 catenelle, 2, 3, state belli morbidi, 4, 5. Una volta realizzata la catenella che corrisponde al vostro multiplo di 4, vedete, io di 4 per 6 motivi, vado a chiudermi come un centrino tenendo ben dritta la catenella, vedete, vado a chiudermi nella prima catenella che ho lavorato con una mezza maglia bassa, quindi esco con un gettato e chiudo direttamente. Allora partiamo subito con la lavorazione. Ci alziamo iniziamo il primo giro, con 1, 2, 3, 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta doppia. Carico 2 volte il filo, entro ancora nello stesso punto di base. In questo punto di base, nello stesso, vado a fare, compresa della catenella, 7 maglie alte doppie. Quindi questa sarebbe la seconda, 2, 3, 4, 5, 6. Lasciate morbida la lavorazione, così rimane più gonfio. Andremo a fare 2 giri lavorati morbidi e un giro lavorato stretto che va a stringere questa lavorazione rilievo.
Allora siamo 6, manca una, facciamo la settima nello stesso punto di base. Quindi sono ventagli molto ricchi, in più lavorati a maglie alte doppie, vi permetteranno di proseguire velocemente con il vostro poncio. Allora a questo punto facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo nella seconda e facciamo una maglia bassa, una catenella di separazione. Di nuovo, ecco, questo qua è il primo giro. Ripetiamo: carico 2 volte il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente, faccio le 7 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Quindi una, 2, lo faccio rivedere, 3, insomma il primo giro, sapete, sulla catenella è sempre un pochino impegnativo. 4, 5, 6 e 7. Ecco qua. Una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio la maglia bassa e di nuovo una catenella di separazione, carico 2 volte il filo, salto una maglia di base, sulla seconda vado a fare le 7 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Quindi ecco, questo è il primo giro del motivo. Ci vediamo qua alla fine per proseguire. Ecco, siamo alla fine del giro. Se vedete che è molto arricciato è normale, perché è un punto che per dare l'ampiezza poi alla cappa deve essere lavorato su poche catenelle all'inizio della scolatura, quindi non preoccupatevi perché è normale. Allora adesso andiamo a chiudere il giro, facciamo una catenella, vedete qua abbiamo le ultime 3 catenelle di base, saltiamo una, nella seconda facciamo la maglia bassa, una catenella di separazione, saltiamo l'ultima e andiamo a chiudere il giro con la mezza maglia bassa nella quarta catenella, vedete qua, che aveva sostituito la prima maglia alta doppia del giro. Secondo giro, ci spostiamo, vedete, siamo sulla prima del ventaglio, ci spostiamo sulla seconda con una mezza maglia bassa e anche sulla terza con una mezza maglia bassa. Ora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e iniziamo il secondo giro. Carico il filo, vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella maglia successiva, chiudo metà una maglia alta, quindi una volta sola, carico il filo, salto la maglia ultima del ventaglio, vado dentro quell'archetto formato dal catenella prima della maglia bassa, chiudo una volta e poi chiudo queste due, sono praticamente 2 maglie alte, chiudo insieme, ok? Carico 2 volte il filo, vado sulla maglia bassa seguente e faccio la maglia alta doppia, una, chiudo 2 e chiudo 3. Ora torniamo indietro, quindi carico il filo, vado nella catenella dopo la maglia bassa, chiudo metà una maglia alta, carico il filo, salto una maglia la prima maglia del ventaglio, vado sulla seconda e chiudo metà la maglia alta e chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione e ripetiamo la lavorazione. Carico il filo, vado sulla maglia seguente del ventaglio e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado sulla maglia seguente del ventaglio e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente del ventaglio e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nell'archetto di una catenella prima della maglia bassa e chiudo metà.
e ora chiudo tutto insieme. Carico 2 volte il filo, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia alta doppia. Carico il filo, vado nella catenella dopo la maglia bassa, chiudo metà la maglia alta, carico il filo, salto la maglia di base, vado nella maglia seguente del ventaglio e chiudo prima metà e poi insieme. Quindi 2 catenelle di separazione e di nuovo carico il filo, vado sulla maglia seguente e così via fino alla fine di questo giro. Siamo alla fine del giro e ho fatto la maglia alta doppia sulla maglia bassa, carico il filo, entro nella catenella seguente, chiudo metà una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seconda del ventaglio, chiudo metà, vedete, chiudo tutto insieme. Ora siamo, vedete, alla fine del giro. Qui avevamo la maglia alta sostituita dalle catenelle, quindi faccio 2 catenelle di separazione, vado nella terza catenella, vedete che sostituiva la maglia alta la prima del giro, e chiudo con la mezza maglia bassa. Allora, adesso noi abbiamo fatto i primi 2 giri lavorandoli morbidi, il terzo lo andiamo a lavorare molto stretto perché andiamo a dare la bombatura a questo punto. Quindi cerchiamo di tenere la mano stretta. Mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, vado nella maglia seguente, vedete che sto stringendo, e chiudo a metà, carico il filo, vado nella maglia seguente e chiudo a metà, chiudiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso facciamo 4 catenelle di separazione, sempre lavorando le strette. Vedete che io sto lavorando stretto, salto le 2 catenelle, salto il primo gruppo di maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, vado sulla maglia alta doppia che avevamo lavorato sulla maglia bassa, entro e faccio la maglia bassa. 4 catenelle belle strette, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, vedete che qua c'è le 2 maglie alte chiuse insieme, ne saltiamo questo arco di 2 catenelle, andiamo a lavorare sulle 3 maglie alte, quindi entriamo nella prima e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, una, carico il filo, vado nella seconda, chiudo la seconda metà, carico il filo, vado sulla terza, chiudo la terza metà e chiudo tutto insieme. Faccio vedere un'altra volta, 4 catenelle di separazione belle strette, 3, 4, carico il filo, no scusate, vedete, salto l'archetto, vedete che qua c'è la maglia alta doppia e vado sulla maglia alta doppia e faccio la maglia bassa. Ve lo faccio vedere ancora, vedete che si bomba, ve lo faccio vedere un'altra volta, 4 catenelle di separazione, 3 belle strette, carico il filo, vedete, vado a lavorare qua, salto l'arco, vado a lavorare qua su queste 3 maglie alte e faccio le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi la prima sulla prima maglia sono 3, vedete, 1, 2, 3, chiudiamo metà, carico il filo, vado sulla seconda e chiudo metà, carico il filo, vado sulla terza e chiudo metà e chiudo tutto insieme. Andate avanti così per tutto il giro, vedete che fa la bombatura. Col terzo giro va a stringere gli altri 2 che allargano invece la lavorazione. Siamo alla fine del giro, faccio le ultime 4 catenelle belle strette, 3 e 4, e vado a chiudere. Vedete, queste qua sono le prime 3 maglie alte chiuse insieme del giro, entro in queste maglie chiuse insieme in questo modo, vedete, esco con un gettato e chiudo direttamente il giro. Allora, il motivo è formato da 3 giri, però io vi devo far vedere altri 3 giri perché le chiusure cambiano poiché il motivo si lavora sbagliato a zig-zag.
e quindi adesso vi farò vedere altre 3 chiusure e 3 partenze del giro per completare un secondo motivo. Dopodiché ripeterete questi 6 giri dal primo, perché per quanto riguarda appunto il modo di chiudere e di iniziare il giro. Allora adesso iniziamo, vedete, prima siamo partiti lavorando i ventagli, no? Nel primo giro. Adesso partiamo invece dalla parte centrale tra un ventaglio e l'altro, quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto di base e faccio una maglia bassa e comincio ancora a lavorare in maniera morbida, normale. Una catenella di separazione, carico 2 volte il filo, vado a fare il ventaglio sulla maglia bassa, vedete, quindi salto questo arco grande e vado a fare le 7 maglie alte che abbiamo lavorato qui all'inizio del giro su questa maglia bassa in una maniera molto morbida, naturale, anche piuttosto morbida, diciamo. Vedete, vado nello stesso punto di base, vado a lavorare le 7 maglie alte doppie, 2, come abbiamo fatto nel primo giro, 3, 4, 5, 6, e 7. Ve lo faccio rivedere così lo memorizzate bene e poi potete proseguire con la lavorazione senza difficoltà. Allora, una catenella di separazione, salto questo arco grande e vado qui dove avevo chiuso le 3 maglie chiuse insieme. Sulla base qua vado a fare la mia maglia bassa. Una catenella di separazione, di nuovo carico 2 volte il filo, salto questo arco grande, vado sulla maglia bassa e vado a fare le mie 7 maglie alte doppie. Ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella, vi faccio vedere questa chiusura, vedete qua avevamo fatto una maglia bassa di partenza e andiamo a chiuderci su questa maglia bassa con la mezza maglia bassa. Adesso vi faccio vedere l'altra partenza, chiamiamolo quinto giro, anche se il motivo è di 3. Mi alzo, qui sulla maglia bassa c'era la maglia alta doppia nel motivo precedente, quindi mi alzo con 1, 2, 3, 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia. Carico il filo, qui avevamo la catenella di separazione, entro, chiudo metà una maglia alta. Carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, chiudo metà la maglia e chiudo tutto insieme. Sfuggito il filo. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia seguente e vado a fare le 3 maglie alte. Una, ve lo faccio rivedere così lo imparate bene a memoria. 3, vedete, 3 maglie alte, una su ogni maglia. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia seguente, chiudo metà una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, vado qua nella catenella, chiudo metà la maglia alta e chiudo tutto insieme, carico 2 volte il filo, siamo già a lavorare, vedete, sulla maglia bassa la maglia alta doppia e così via fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, vedete. Carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, salto una maglia, vado qui nell'arco di una catenella, faccio una maglia alta chiusa a metà e poi chiudo tutto insieme. Da qui, vedete, qui avevo già lavorato le 4 catenelle che sostituivano la maglia alta doppia di questo giro, vado nella quarta catenella e chiudo con una mezza maglia bassa. Ora facciamo il sesto giro, 3 per motivo, ma sesto giro, per l'ultima chiusura e l'ultima partenza diversa, diciamo, dalle altre. In questo punto mi alzo con una catenella, entro nella maglia alta doppia e faccio una maglia bassa. Comincio a stringere il lavoro perché adesso è il giro di quello che insomma va tenuto stretto.
quindi faccio le 4 catenelle molto strette, 3, 4, carico il filo, salto l'arco, vado a lavorare su queste 3 maglie alte, faccio 3 maglie alte chiuse insieme, entro nella prima e chiudo metà, carico il filo, entro nella seconda, chiudo metà, carico il filo, entro nella terza, chiudo metà e chiudo tutto, sempre lavorando stretto. 4 catenelle belle strette, 3, 4, salto l'arco, vado qua sulla maglia alta doppia, già il giro lo conoscete, e vado a fare la maglia bassa. Lo faccio vedere, 4 catenelle belle strette, carico il filo, salto, vedete l'arco, vado a lavorare sulle 3 maglie alte e faccio le 3 maglie alte chiuse insieme, chiudo metà la prima, carico il filo, entro nella seconda, chiudo metà la seconda, carico il filo, entro nella terza, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme e così via fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto le 4 catenelle belle strette, adesso vi faccio vedere l'ultima chiusura. Qui abbiamo una maglia bassa di inizio giro, mi vado a chiudere sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa. Adesso vi faccio vedere, vedete, come risulta questo punto. Vedete che bello, vaporoso. Abbiamo fatto 2 motivi, 6 giri, perché abbiamo 6 chiusure, 6 partenze diverse. Ora si riparte con le chiusure, perché parliamo di chiusure del primo giro, questo che abbiamo fatto sulla catenella. Adesso io ve lo faccio vedere inserire sul punto, perché insomma l'inserimento è diverso, e poi proseguirete con i 6 giri ripetendoli fino ad arrivare a concludere una cake. Poi va sospeso il lavoro, ma non è terminato. Quindi qua va fatto ancora, adesso si parte con il ventaglio. Semplicissimo, da qua ci si alza come abbiamo fatto nel primo giro con le 4 catenelle, 2, 3 e 4, e si va a lavorare le 7 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Quindi il ventaglio va fatto subito all'inizio del giro, come abbiamo fatto nel primo giro sulla catenella. Quindi semplicissimo. Qui devo calcolare anche la prima di catenelle, quindi siamo a 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione, salto questo arco, vado qua dove ho chiuso le maglie insieme, le 3 maglie, vedete, alte, e vado a fare la maglia bassa. Una catenella di separazione, carico 2 volte il filo, ritorno sulla maglia bassa a fare il mio ventaglio di 7 maglie alte doppie. Ecco, quindi ho fatto vedere l'inserimento sul punto, non sulla catenella d'inizio. Ecco, quando arrivate qui semplicemente chiudete con la mezza maglia bassa qui nella quarta catenella, comunque l'avete già visto. Allora, questo è il punto. Ecco qua in rilievo. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Vedete che qua io ho finito una cake e semplicemente quando sono arrivata, vedete, alla fine dove non avevo più filo, ho messo sospeso la lavorazione. Se volete potete qua inserire un marcapunti. Adesso ce l'ho lontano, non riesco a prenderlo. Se avete un marcapunti, oppure potete anche chiudere così momentaneamente senza stringere il nodo. Se avete paura che si disfi la lavorazione, potete insomma fermare un attimino con un nodo morbido, vedete? Ecco, lasciando il nodo morbido, perché dobbiamo sospendere la lavorazione e ricominciare a lavorare sulla catenella d'inizio. Vi faccio vedere ancora un attimo, vedete, la lavorazione è la stessa cosa, vedete, cambia solo il multiplo del punto.
Beh, qua abbiamo più giri in bianco perché siamo in stretto e ho ancora del bianco a disposizione, mentre qua va graduale. Quindi, proprio mi piace. Magari ci faremo anche un maglioncino, vedremo. Magari se riesco a mettere questo punto top down si può fare anche un maglioncino. Allora, per fare questo punto elastico sulla scolatura, che poi uscirà come risulterà come un proseguimento del nostro poncio, andremo a fare un nodo d'inizio. Allora, io ho detto di sospendere la lavorazione in fondo una volta finita una cake, non solo per il fatto del colore, ma anche perché per proseguire con la lunghezza devo fare questa fascia prima sulla parte superiore, perché poi quando andrò ad indossarla mi permetterà al poncio di scendere e quindi dovrò vedere dove arriva la lavorazione prima di proseguire per calcolare la lunghezza totale. Ho fatto il nodo d'inizio, vedete, adesso io entro, qui ci sono le catenelle, entriamo qua dove abbiamo magari un ventaglio che si vede bene, entro col nodo d'inizio, ecco, in questo modo, e comincio a fare un giro di maglie alte. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e vado a lavorare una maglia alta su ogni catenella disponibile, quindi erano 104 catenelle d'inizio nel mio caso, nel mio multiplo, e vado a lavorare 104 maglie alte. Se pensate che sia troppo largo, perché questa è una fascia che poi scenderà sulle spalle, non è non rimarrà come un collo, però insomma vedete voi, se pensate che sia troppo potete saltare qualche catenella, specialmente se avete fatto una taglia eccessivamente larga. Però ricordatevi che quando andrete a lavorare il punto elastico più farete giri e più si stringerà, quindi insomma vedete voi come fare. Io adesso ho deciso di fare il primo giro, di mantenere tutte le catenelle, quindi una maglia alta lavorata in maniera né troppo larga né troppo stretta, sostenuta, una maglia alta, vedete, la vado a lavorare su ogni catenella. Ci vediamo alla fine del giro. Naturalmente, come vi ho detto prima, sono andata a prendere l'altra cake e l'ho iniziata sul centro dove avevo il bianco, come vi avevo spiegato all'inizio del tutorial, perché mi sembra insomma spero che questo video non sia troppo forte come luce, mi sembrava insomma migliore, più bello proseguire col bianco sopra, che poi sfumerà sicuramente nel giallo, e proseguire, stavo guardando le luci, passiamo magari, e proseguire con il marrone sotto, riattaccandomi qui in fondo con il marrone. Ecco, sono riuscita a abbassare un po' la luce. Allora, vedete che ho lavorato l'ultima catenella, l'ultima maglia alta, sono qua all'inizio del giro, vado a chiudere il giro nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, e mi chiudo con una mezza maglia bassa. Allora adesso noi andremo a fare diversi giri di punto elastico. Tutti lo conoscete, ma magari per chi non lo sa, si lavora alternando delle maglie alte prese in una maniera che adesso vi faccio vedere, che si chiamano maglie alte in rilievo davanti, maglie alte in rilievo dietro. Quindi mi alzo sempre però con le mie 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, vedete qua si vedono bene le maglie, io non vado dentro la maglia, vado lateralmente tra una maglia e l'altra, vedete, la prendo in questo modo. Questa è quella in rilievo davanti e poi va chiusa, vedete, come una semplice maglia alta. Poi alterniamo quella in rilievo dietro, quindi carico il filo, in questo caso non vado a prendere davanti ma entro, vedete, da dietro, abbraccio ed esco col gettato. Io sto lavorando in maniera non troppo morbida, neanche strettissima, un po' sostenuta.
Ora arriva l'alternarsi con la maglia in rilievo davanti, quindi carico il filo e rifaccio quello che ho fatto prima e la prendo davanti e proseguo così per tutto il giro, lavorando una in rilievo davanti e una in rilievo dietro. Adesso ve la faccio vedere, carico il filo, entro, vedete, da dietro. Adesso vi faccio vedere, vado avanti un po', anche se non parlo, vi faccio vedere così capite. Ecco, quindi mi lavorate tutto questo giro con questa lavorazione. Ecco, sono arrivata alla fine del giro, facciamo l'ultima rilievo davanti, ultima maglia alta, e sono qua, vedete, sulla prima del giro, che era sostituita dalle 3 catenelle. Entro quindi nella catenella e mi chiudo con la mezza maglia bassa. Allora, ora continuiamo la lavorazione di questo elastico mantenendo le maglie come si trovano, quindi tutti i giri saranno uguali, quindi mi alzo, tutti i giri di partenza mi alzo con le 3 catenelle e carico il filo. Dove trovo la maglia alta, vedete, in rilievo davanti, lavoro la maglia alta in rilievo davanti, carico il filo. Dove trovo, vedete, la maglia in rilievo dietro, la lavoro come si trova, quindi è semplicissimo, si prosegue in questo modo con questa lavorazione, partendo sempre con i giri con le 3 catenelle, chiudendo sempre con la mezza maglia bassa nella terza catenella di inizio giro di questa maglia. Adesso a me sembra che come giro, proseguendo così, vedete, con il punto elastico che automaticamente va a stringere, mi sembra che risulti una cosa giusta. Eventualmente, io non lo so, potrebbe anche darsi che state usando un altro filato o che avete una mano diversa. Se vi sembra che questo giro sia troppo largo, potete a un certo punto, una volta che l'avete provata, ridurre l'uncinetto, magari dal 5 andate o al 4,5 o al 4, però fate conto che questo non è un collo alto, ma è una scollatura, una fascia che andrà a scendere sulle spalle, quindi ad appoggiarsi sulle spalle e salirà un po' diciamo di imbuto, quindi insomma è anche scelta, ecco, scelta vostra. Adesso io proseguirò con questi giri di punto elastico, non so quanti ne farò, un bel po', non so quanti. Dopodiché, quando avrò finito questa parte, andrò a prendere, vedete, il marrone, quindi inizierò dalla parte esterna della cake, mi riattaccherò qui sul fondo. Una volta che ho provato la mantella col collo, questo collo in punto elastico finito, lo andrò a provare e guarderò che lunghezza la voglio. Comunque poi vi dirò. Adesso io vado a fare quindi il collo punto elastico, vado a fare la parte sotto attaccandomi con la parte marrone della cake. Voi andate avanti a guardare il video dopo che sto parlando, che vi dirò quanti giri mi sono allungata di elastico e quanti motivi ho ripetuto di questo punto, e misureremo anche la lunghezza. Però questo naturalmente è una cosa che potete fare a piacere in base alla vostra altezza, in base al vostro gusto. Ricordatevi che però questo è un poncio rotondo, quindi le maniche, cioè le mani devono avere la possibilità di muoversi, quindi non potete fare un poncio così lungo le ginocchia per farvi capire, insomma, vedete voi, dovete provarlo e vedere dove volete fermarvi, anche perché comunque questo non è un poncio invernale, è una cosa che va di mezza stagione fino ai primi di novembre, insomma a fine novembre. Adesso vedremo il tempo
cosa ci permette, perché non si capisce veramente più niente con questo tempo, e quindi insomma fate conto che il punto in rilievo dà un po' più di calore e di spessore, però non è un filato grossissimo, ecco, è come una giacca da mezza stagione, non un golfino, una giacca. Va bene, ci vediamo più tardi. Allora, questa è la scollatura, vedete, è la fascia che va appoggiata dal collo sulle spalle. Mi sono allungata per 13 giri di punto elastico. Alla fine del 13° giro vado a lavorare, vedete, diciamo una piccola finitura per sostegno, in modo che questo elastico non si sformi. Quindi sto lavorando semplicemente un giro di mezze maglie basse, passando in ogni maglia disponibile. Vi faccio vedere, io ho già iniziato, quasi finito il giro, vedete? Entro in ogni punto, semplicemente mi sposto, è uno spostamento con delle mezze maglie basse, semplicissimo, e questo dà sostegno. Negli ultimi tutorial lo sto usando parecchie volte perché appunto mi dà sostegno ai miei lavori. Quindi fate questo giro, quando sarete arrivati alla fine di questo giro appunto chiudete tutto. Adesso dovrei essere quasi, che l'avevo già iniziato, vedete che qui sono circa qui. Ecco, una volta finito il giro taglio il filo e vado a nascondere le mie codine, fermo bene, ecco qua, e vado a nascondere la mia codina. Una volta finita la banda in punto elastico, sono andata a prendere, vedete che qua c'è un bel pezzetto di marrone, sono andata a prendere la parte esterna della cake. Adesso non ve la posso più fare vedere perché l'ho terminata completamente, e quindi ho continuato dove mi ero fermata, che avevo lasciato in sospeso il lavoro, ho continuato la parte sotto del poncio, allungandomi a piacimento fino alla lunghezza desiderata. Nel mio caso mi sono allungata ripetendo 8 motivi, 8 volte il mio motivo in rilievo, e dopo l'8° motivo completato ho fatto il primo giro. Sapete che erano 3 giri il motivo, ho fatto ancora il primo giro di un motivo nuovo, vedete, questo dei ventagli lavorati con le 7 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Dopodiché, vedete, ho applicato questo bordo, che è un bordo leggermente ondulato, che mi dà anche la possibilità di avere un poncio più, diciamo, comodo a livello dove abbiamo appunto vicino, diciamo, alle mani. Adesso io vi faccio vedere ad applicare questo bordo semplicissimo al primo giro del motivo, come vi ho detto. Adesso lo giro e facciamo questo bordo finale. Ecco, il bordo è facilissimo da realizzare, si comincia partendo dall'inizio di un ventaglio. Adesso io vedete che l'ho finito un ventaglio e passo da un ventaglio all'altro direttamente. Vedete qua la lavorazione, si vede un po', vediamo di spostare la parte sotto, altrimenti non riusciamo a vedere. Ecco qua, così la lavorazione. Allora, quindi voi partirete, una volta fatto il giro, il primo giro del motivo, partirete sul ventaglio. Adesso io ve lo faccio vedere anche se ho già iniziato, perché comunque è la stessa cosa. Partendo sulla prima maglia, vedete, questo è il ventaglio di 7 maglie alte doppie. Sulla prima maglia alta doppia vado a fare una maglia bassa, nel caso di inizio giro ci si alza con una catenella, si rientra nello stesso punto di base, si fa la maglia bassa, e poi vado a fare 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, salto una maglia di base del ventaglio, vado nella terza e faccio una maglia bassa, ancora 6 catenelle, 2, 3,
4, 5, 6, salto una maglia di base, vado nella quinta del ventaglio e faccio la maglia bassa, ancora 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salto la maglia di base, vado sull'ultima del ventaglio, la 7, la settima, e faccio una maglia bassa. Adesso dobbiamo girare il lavoro. È strano, è strano ma è facilissimo questo bordino. Giriamo un attimo, vedete, il lavoro e partiamo facendo 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo proprio nel primo arco che incontriamo e facciamo una maglia bassa. Ancora 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, entriamo nel secondo arco e facciamo una maglia bassa, di nuovo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6, vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa, di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vado, vedete qui, direttamente sulla maglia bassa, la prima che abbiamo lavorato, e faccio una maglia bassa. Ora giriamo di nuovo il lavoro e torniamo indietro, quindi sono 3 giri e ritorniamo sulla parte, con l'ultimo giro di ogni ventaglio, sulla parte, vedete, diritta del lavoro, e ripeto 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado nell'arco subito, proprio il primo, e faccio una maglia bassa, 6 catenelle, 2, 3, 4, io ho perso un filo, 5 e 6, vedete, e vado nell'arco successivo a fare una maglia bassa, di nuovo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, qui siamo sull'ultimo arco, vado a fare la maglia bassa nella stessa maglia, vedete, l'ultima del ventaglio, ok? Quindi sono 3 giri, uno in andata, uno in ritorno e uno in andata. Da qui passiamo direttamente all'altro ventaglio, quindi vedete sulla la prima maglia alta doppia delle 7, vado a fare la maglia bassa e vi faccio vedere ancora la lavorazione. Cominciamo. Allora, praticamente questi sono 3 archi di 6 catenelle nell'andata, 4 nel ritorno, 5 nell'andata, 1, 2, 3, 4 e 5, e lo ripetiamo qui, quindi 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa nella terza del ventaglio, mi sono sbagliata, devo farne 6, 1, 2, 3, 4, sì, comunque se vi sembra troppo l'archetto di 6 potete farlo anche di 5, dipende dalla vostra mano, perché in effetti si potrebbe fare anche di 5, a me piaceva ondulato, l'ho fatto di 6. Maglia quindi bassa nella quinta delle 7 del ventaglio, di nuovo 6 o 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maglia bassa nella settima, l'ultima del ventaglio, giriamo il lavoro. È l'ultimo giro barboso, ma dà un bel risultato, cioè è un po' lunghetto da fare, però
dà anche lo allunga parecchio perché sono 3 giri larghi e quindi gli dà quella lunghezza finale che serve. Allora quindi riprendiamo nel giro di ritorno sul rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nell'arco e faccio la maglia bassa nel primo arco. Sono tutti archi di 6 catenelle, 5 o 5 catenelle. Vado nell'arco successivo, faccio maglia bassa, di nuovo 6 catenelle o 5, 3, 4, 5 e 6. Arco successivo, maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui siamo sull'ultimo arco, vado sulla maglia bassa, l'ultima che abbiamo lavorato sul ventaglio, e faccio la maglia bassa. Ora giriamo ancora sul dritto il nostro lavoro, di nuovo il ritorno, cioè l'andata, un'andata e un ritorno, e siamo ritornati sulla parte diritta del lavoro e facciamo le ultime 3, 4, 5, 6, gli ultimi archi. Maglia bassa, vedete nell'arco il primo che incontrate, 1, 2, 3, 4, vedete 5, si può fare, facciamo anche di 5, vedete, va bene anche 5, maglia bassa sull'arco seguente, 1, 2, 3, facciamo 4, vedere anche a farne 5, maglia bassa sull'arco seguente, 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassa sull'arco seguente, 1, 2, 3, 4, 5, facciamo 6 e vedete siamo arrivati qui sull'ultima. Andiamo a fare l'ultima maglia bassa sulla maglia bassa. Da qui faccio vedere che siamo arrivati alla fine del giro, vado nella prima maglia bassa lavorata sul primo ventaglio, mi chiudo con una mezza maglia, vedete, bassa, ecco qua. Poi taglio il filo, io l'ho già tagliato, chiudo, ecco qua, e vado a nascondere le mie codine, ecco qua il bordo, vedete com'è bello, vedete che qua si è nascosto, ecco qui. E questo è il bordo finale. Dopo vado a tagliare le mie codine e niente, anche questo progetto è finito. Niente, vi dico due parole sulla quantità. Ho fatto con 2 cake anche il cappellino, usando la parte centrale della cake, l'avete visto nella foto. Se vi interessa vi posso fare un tutorial, però ve lo posso fare su un campioncino con un altro filato, perché io le ho usate completamente, guardate, questo completamente tutte. Quindi se volete fare una taglia maggiore vi consiglio l'acquisto di 2 cake se non fate il cappellino. Se invece volete fare anche il cappellino, che me lo farete sapere, vi farò il tutorial, serviranno per una taglia maggiore 3 cake. Per una taglia come questa io ho usato 2 cake, però ho finito proprio col cappello, col cappellino ho finito proprio in extremis, e quindi insomma, ecco, vedete voi. Per il momento non ho pronto il tutorial del cappello perché non so se possa interessare a qualcuno. Fatemi sapere eventualmente se vi interessa. Può anche darsi che mi arrivino dei messaggi anche insomma appena pubblico il tutorial. Vi consiglio sempre comunque di guardare il tutorial fino in fondo prima di iniziare il progetto. Mi dimentico sempre di dirlo all'inizio, perché dovrei dirlo all'inizio, perché comunque così uno sa già come impostare la lavorazione, il lavoro. Io vi ringrazio e alla prossima ragazzi, un abbraccio, ciao!